Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono a Punta Robinia insieme al mio socio Gaetano e abbiamo deciso di fare una scappata in settimana, anche se io ho un po' di febbre e il mio socio ha mal di schiena. Però vogliamo fare una verifica un attimino di com'era il materiale, scavando più in profondità e entrando di più dentro sulla sponda. Però oggi non voglio parlarvi della mia ricerca, la potrete vedere l'intera giornata in velocità, come è già successo in altri video, ma voglio parlarvi dell'oro da investimento. Cosa è successo all'oro da investimento da gennaio a oggi? Quali sono quei fattori che hanno modificato l'impennata che ha avuto da inizio gennaio a un calo progressivo che ha avuto nell'ultimo periodo? Ecco, oggi voglio parlarvi di questo argomento. Cosa succede al nostro oro da investimento? Fino alla fine di gennaio del 2026, spinto dalla forte de-dollarizzazione globale e dalle tensioni geopolitiche accumulatesi nei mesi precedenti, il prezzo ufficiale tocca un massimo storico assoluto, arriva fino a quota 150 euro al grammo. Questo avviene perché? Perché i paesi del blocco BRICS, Cina, Russia e India, hanno accelerato in modo impressionante una strategia economica precisa, e cioè smettere di usare il dollaro americano per il commercio internazionale e per le loro riserve di Stato, per paura di sanzioni e blocchi finanziari da parte dell'Occidente, o meglio, sappiamo già di chi. Ma nel dettaglio cosa sto facendo sul fiume? Sto testando una nuova canaletta che per il momento gli ho dato una struttura resistente e leggera. È fatta in policarbonato, gli ho messo un tappetino per auto, però sto studiando di aggiungere delle listelle per aumentare la capacità della trappola nel trattenere materiale e per avere anche una sicurezza maggiore che trattenga anche pezzettini d'oro grossi e quelli piccoli. Ma andiamo avanti con il nostro oro. Cosa succede adesso? Il 28 febbraio inizia la guerra, denominata Ruggito del Leone. Ed ecco il grande paradosso. Scoppia la guerra il 28 febbraio e l'oro, invece di salire, crolla. Perché? Semplice, panico e bisogno di contanti. I grandi fondi di investimento stavano perdendo miliardi in borsa a causa dello shock del petrolio e per recuperare liquidità immediata sono stati costretti a vendere i loro contratti d'oro, che fino a quel momento stava raggiungendo dei record storici. In più, il petrolio alle stelle ha fatto temere per una nuova inflazione, spingendo la Federal Reserve, che è la banca centrale americana, ad aumentare i tassi di interesse. Con un dollaro fortissimo che paga interessi elevati, le grandi banche hanno preferito la liquidità piuttosto che il metallo prezioso, facendo così crollare il suo valore. Mentre quello che sta succedendo da adesso in poi è un po' come quello che sta succedendo nella mia canaletta in questo momento, e cioè la corrente porta via il materiale leggero lasciando fermo, stabile l'oro nelle trappole della canaletta. Più o meno è quello che sta succedendo all'oro nei mercati finanziari, e cioè dall'inizio di aprile fino alla fine di maggio la variazione della quotazione dell'oro varia tra i 123 fino ai 128 euro al grammo. Quindi in un equilibrio perfetto, diciamo letteralmente è congelato. Da un lato abbiamo il petrolio alle stelle che ha spinto la banca centrale, la Federal Reserve, a tenere i tassi di interesse altissimi per fermare l'aumento dei prezzi. Questo ha reso il dollaro fortissimo e ha convinto molti investitori a spostare i propri capitali verso i titoli di Stato, che ovviamente pagavano rendimenti sicuri. Questa forza spingeva il prezzo dell'oro verso il basso. Ma dall'altra parte abbiamo la paura della guerra e quindi i rischi di un blocco dello stretto di Hormuz sono molto alti. In un momento così pericoloso nessuna grande banca investe o vuole rischiare di vendere il proprio oro. Questa forza tende a tenere il prezzo verso l'alto. Il risultato è uno stallo perfetto, le due forze si annullano a vicenda, quindi
il grafico è abbastanza lineare. Cosa succederà dopo? Quello non si sa, però si può ipotizzare, mentre quello che sto facendo io nel mio piccolo posso dirvelo. Oltre a raccogliere oro naturale, come state vedendo in questo video, che poi magari in un futuro, in un momento di crisi o di necessità, potrò convertirlo in oro da investimento, ho aperto da metà marzo una forma di investimento proprio per sfruttare questo momento buono per l'oro. Mentre i grandi colossi finanziari si fanno la guerra e il prezzo si muove in questa gabbia, la vera domanda è: noi cosa possiamo fare? Personalmente ho deciso di non stare a guardare e di sfruttare al massimo questo momento. Sto accumulando vero oro da investimento direttamente con lo smartphone. Io personalmente mi trovo bene con Bitpanda perché non è un sito di trading qualsiasi nato ieri, ma è una delle istituzioni finanziarie più regolamentate d'Europa. In più è accessibile alle tasche di tutti, puoi comprare oro fisico anche solo con €1, in modo digitale, ma con la sicurezza che dietro c'è oro fisico reale, custodito in casseforti super sicure. Non sto scommettendo a caso, sto usando un metodo scientifico diviso in due parti. La prima è un piano di accumulo sull'oro dei cali. Invece di comprare tutto l'oro in un'unica soluzione, io compro una cifra costante periodicamente, ma con un trucco: lo faccio ogni volta che c'è un calo significativo del prezzo. Se l'oro scende, io compro. In questo modo, con gli stessi soldi, accumulo più grammi di oro fisico e abbasso il prezzo medio di carico. Non mi interessa se oggi oscilla, perché io sto accumulando per il futuro. Mentre la seconda parte si muove in parallelo. La liquidità che tengo ferma la converto in cripto USD e le metto in modalità Earn, che mi garantisce un rendimento del 7%. Le USD sono semplicemente dollari digitali e il loro valore di cambio con il dollaro americano vero è sempre fisso 1 a 1. Perché faccio questo? Per creare un bilanciamento perfetto. Se l'oro affronta una fase di calo o stallo, io non rimango fermo a guardare. Ho una parte del capitale al sicuro nel dollaro forte che continua a generare un 7% di rendimento costante. Quegli interessi vanno a compensare gli eventuali cali temporanei dell'oro, e se domani l'oro crolla di colpo dandomi una grande opportunità di acquisto, ho già i dollari pronti sull'app, liquidi e con il 7% di più in tasca, da poter appunto switchare immediatamente sull'oro a prezzo di sconto. Questo è il metodo intelligente di investire oggi: usare la testa, sfruttare le tecnologie e non farsi prendere dal panico dai grafici. Ragazzi, diciamoci la verità: trovare le pagliuzze nel fiume ha un fascino che nessun'app potrà mai battere, ma se l'obiettivo è proteggere i propri risparmi nel 2026, mentre la geopolitica mondiale impazzisce, bisogna essere furbi e usare anche la tecnologia. Se volete dare un'occhiata alla piattaforma e iniziare anche voi con pochissimi euro, vi lascio il link qui sotto in descrizione e così mi supportate anche. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa strategia e come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!